Salve a tutti! Continuiamo lo studio sulla progettazione dei trasformatori di potenza ad alta frequenza con la parte relativa all'analisi della topologia Energy Flow. Qui sul foglio ho scritto convertitore a mezzo ponte in quanto risulta l'architettura più indicata per questa topologia di funzionamento. Nulla toglie però che le equazioni che ricaveremo nel corso di questo video sono perfettamente applicabili ad altri tipi di convertitori che lavorano con questa modalità, quindi ad esempio il convertitore forward o il convertitore a ponte intero. Dunque, per quanto riguarda questa topologia, le equazioni fondamentali che vengono prese in considerazione per dimensionare correttamente il trasformatore sono le prime tre che vengono riportate sul foglio. Quindi queste sono semplici formule che abbiamo già incontrato nei video precedenti. La prima riguarda il calcolo dell'induttanza partendo dai valori relativi al nucleo che si sta utilizzando e al numero di giri dell'avvolgimento. La seconda invece riguarda il campo magnetico che si instaura nel nucleo partendo sempre dalle proprietà del nucleo, dal numero di avvolgimenti della spira e dalla corrente che scorre nell'avvolgimento. Mentre la terza formula sarebbe la legge di Ohm riscritta per un induttore. Quindi abbiamo che la variazione di corrente nell'induttore è pari al valore di tensione imposto ai suoi capi diviso il valore della sua induttanza moltiplicato per il tempo, che però in questo caso, trattandosi di un convertitore a mezzo ponte, in pratica corrisponde alla metà della frequenza di switching. Una volta chiare quindi queste tre equazioni, quello che dobbiamo fare è cercare di metterle insieme per poter ricavare una relazione che ci possa aiutare nel corretto dimensionamento del trasformatore. Quindi, come primo passaggio, andiamo a riscrivere la seconda equazione con termini di variazione temporale, quindi in modo che compaia delta B e delta I. E questa è la sua nuova forma. E da questa andiamo a ricavare il valore di delta I. Una volta ricavato delta I, il secondo passaggio che facciamo è di sostituirlo nella legge di Ohm, quindi la terza formula, in modo da ricavare questa nuova equazione. Ed ora, come terzo passaggio, andiamo a sostituire al posto di L la prima equazione che abbiamo scritto. E quindi abbiamo ottenuto questa nuova equazione che in pratica ingloba tutte e tre queste qui. E dopo alcuni passaggi ed alcune semplificazioni di termini che si ripetono, siamo in grado di mettere in evidenza la variazione del campo magnetico all'interno del nucleo, quindi delta B, che come vediamo è funzione della tensione di mezzo ponte, del numero di avvolgimenti di primario, della sezione utile del nucleo che stiamo utilizzando e del periodo di commutazione. Ovviamente quello a cui noi siamo interessati è il valore di n, quindi quanti giri di primario devono essere fatti sul trasformatore che abbiamo selezionato, e quindi banalmente, mettendo in evidenza n, possiamo ricavare la formula inversa
che ci dà direttamente il valore del numero di giri. E come possiamo vedere, questo risulta essere proporzionale alla tensione di mezzo ponte moltiplicato per il suo periodo diviso 2 moltiplicato la variazione massima di campo magnetico moltiplicato la sezione utile del nucleo. Questa formula, come si può vedere, risulta essere davvero molto semplice e soprattutto tutti i parametri che sono scritti risultano essere noti o comunque li possiamo scegliere noi, quindi possiamo calcolare facilmente il numero di giri di primario e poi quello di secondario è calcolato banalmente effettuando il rapporto fra le tensioni che si vogliono avere sul secondario e quella che si ha sul primario, quindi tutto sommato è abbastanza semplice. Però il significato fisico di questa formula è davvero molto forte. Infatti, se ci fate caso, non è presente da nessuna parte il termine di permeabilità relativa. Quindi, a quanto sembra, noi non abbiamo bisogno di dimensionare l'air gap in questo tipo di trasformatore. Quindi, paradossalmente, o che realizziamo un trasformatore con air gap, oppure che lo realizziamo senza air gap, quindi con i due nuclei perfettamente combacianti, sembrerebbe che, per questa formula, siano perfettamente equivalenti. Ed è proprio per questo che dico che il senso fisico di questa formula è davvero molto importante. Le domande che ci poniamo, arrivati a questo punto, sono: il nucleo ha quindi bisogno dell'air gap? Quali valori di delta B dobbiamo scegliere per progettare correttamente il trasformatore? La prima domanda a cui rispondiamo è quella relativa all'air gap. Quindi ho riportato qui sul foglio il circuito equivalente del trasformatore reale che abbiamo già studiato nei precedenti video e adesso andremo a fare qualche considerazione. Partendo dal caso in cui non è presente l'air gap nel trasformatore, avremmo come vantaggi il fatto che la corrente di magnetizzazione risulta davvero molto bassa, quindi la corrente che circola su questo ramo del circuito è bassa perché il grande valore dell'induttanza di magnetizzazione di primario fa sì che l'impedenza vista dal generatore sia molto grande e quindi le correnti che circolano sono molto basse. Come vantaggio di queste basse correnti abbiamo che le perdite di conduzione, quindi quelle che si hanno sul filo di primario, sono anch'esse molto basse e inoltre, come terzo vantaggio, abbiamo che la potenza che è possibile trasferire con un trasformatore senza air gap è davvero molto alta. Infatti, senza air gap abbiamo che l'accoppiamento magnetico fra i due avvolgimenti è molto elevato e quindi l'induttanza di leakage di primario è davvero molto piccola. E come abbiamo già visto anche nei precedenti video, essendo in serie con il generatore di tensione alternata, se questa è molto piccola consentirà il passaggio di molta più corrente e quindi quando il carico sul secondario diventa molto piccolo, prossimo a zero, questo trasformatore riuscirà a far passare molta più corrente perché appunto non è strozzato
dalla presenza della leakage di primario. Per quanto riguarda invece gli svantaggi, abbiamo che l'accensione e lo spegnimento dei MOSFET del mezzo ponte sono in hard switching. Inoltre abbiamo anche che vi è la presenza di transitori pericolosi. Infatti, quando il convertitore viene acceso, abbiamo che le capacità presenti sul secondario sono scariche e queste appaiono come un cortocircuito negli standi iniziali di accensione. Ed essendo che, come abbiamo detto, la leakage di primario e la leakage di secondario sono molto basse, nei primi istanti i picchi di corrente a cui è soggetto il mezzo ponte sono davvero molto elevati e questo ovviamente potrebbe danneggiare i dispositivi. Quindi poi quello che si fa nella pratica è prevedere nel controllore una fase iniziale di soft start. Per quanto riguarda invece un trasformatore che presenta l'air gap, abbiamo che come vantaggi i MOSFET si accendono in soft switching in quanto le elevate correnti di magnetizzazione favoriscono l'accensione in ZVS e inoltre abbiamo la presenza di transitori molto più dolci, in quanto essendo che la leakage di primario e di secondario risultano per forza di cose più elevate, queste in pratica, funzionando come delle strozzature, impediscono che vi sia una potenza eccessiva che raggiunge il secondario. Per quanto riguarda invece gli svantaggi, questi sono praticamente l'opposto dei vantaggi di un trasformatore senza air gap e quindi abbiamo alte correnti di magnetizzazione, alte perdite perché queste alte correnti perderanno di più in conduzione nel filo di primario e poi abbiamo che appunto la potenza che questo trasformatore può trasferire è limitata perché appunto, come detto, abbiamo elevate induttanze di leakage a primario e a secondario. Ora, arrivati a questo punto, quindi l'air gap ci vuole o no? In realtà quello che poi si fa nella pratica è quello di costruire trasformatori senza air gap e per cercare di avere qualche vantaggio in termini di soft switching e in termini di transienti più dolci, si va ad inserire prima dell'avvolgimento di primario un piccolo induttore in modo da creare una sorta di leakage voluta. Quindi, ad esempio, per avere una topologia di riferimento, è il classico caso dell'LLC. Ma queste sono poi delle considerazioni che vanno fatte caso per caso a seconda dell'applicazione o del progetto che si sta realizzando. Per quanto riguarda invece quale valore di delta B scegliere, questo dipende dalla frequenza di lavoro del convertitore. Quindi, dopo qualche studio fatto su dei manuali di progettazione, sono andato a ricavare che per valori di frequenza che vanno da 50 kHz a 500 kHz abbiamo che il campo magnetico massimo che può essere presente all'interno dell'induttore, quindi valore di delta B, varia da 200 millitesla alla frequenza di 50 kHz per arrivare a 50 millitesla alla frequenza di
500 kHz. E com'è che sono stati scelti questi valori sui manuali? Diciamo che rientrano in quei parametri che vengono definiti di buona progettazione. Infatti, quello che si tiene in considerazione è che la potenza persa nel nucleo non sia eccessiva e che quindi poi, al di là di quelli che possono essere nuclei con forme particolari, quello che si deve ottenere è che la temperatura del nucleo si aggiri intorno ai 70-90 gradi, in quanto in questo range di temperatura i nuclei in ferrite lavorano molto bene e hanno il minimo di perdite. Quindi questi valori di campo magnetico a queste relative frequenze sono stati scelti in modo da rimanere in questo range di temperatura. Ovviamente si può scegliere di aumentare il campo magnetico a una determinata frequenza, ma quello che poi può succedere è che il nucleo si surriscalda troppo e quindi si potrebbero avere problemi strutturali. Nel caso in cui comunque si volesse eccedere questi valori per realizzare una progettazione più di fino, si può utilizzare questa formula che abbiamo già visto per gli induttori, quindi formula che restituisce l'aumento di temperatura in funzione dei milliwatt persi diviso la superficie totale, in questo caso del trasformatore, elevato a 0,833. Quindi si potranno poi, caso per caso, andare ad effettuare una progettazione più di fino, quindi più ottimizzata, in modo da sfruttare appieno il nucleo. Molto bene, per questo video quindi è tutto. Alla prossima!